La favola delle macchine elettriche e la loro finta ecosostenibilità, by Luca. L'auto elettrica è definita come la protagonista futura della mobilità sostenibile ed utilizzata dai politici come la soluzione ai problemi ambientali e climatici a cui non sono in grado di porre rimedio. La domanda di energia elettrica nel 2021 è stata pari a 319,9 terawattora, registrando un incremento del 6,2% rispetto all'anno precedente. Un motore elettrico ha un rendimento superiore al 90%, però l'auto elettrica, ricaricandosi attraverso la rete elettrica nazionale, che ha un rendimento del 45% circa, ed è alimentata principalmente da fonti fossili e nucleari, non è più ecologica e diventa al pari di un diesel, se non peggiore considerando ulteriori problemi ad essa legati. Diventeremo sempre più energivori e creeremo picchi di rete enormi quando ci saranno migliaia, se non milioni di auto elettriche in ricarica simultaneamente allacciate alla rete. Quindi è facile intuire perché in Europa si spinge nuovamente per il nucleare. Inoltre le batterie hanno una durata massima di 10 anni e già quando la loro efficienza scende al di sotto dell'80% devono essere sostituite e per il momento non si sa ancora come smaltirle. Ma i problemi più gravi sono quelli geopolitici legati ai diritti umani e quelli ambientali legati alla distruzione degli ecosistemi terrestri. L'auto elettrica ormai è solo uno slogan privo di senso. Prima di tutto, il litio utilizzato nelle batterie non cresce sugli alberi, ma viene estratto da inquinanti miniere. Le principali al mondo si trovano in Bolivia, Afghanistan, quindi genera anche problemi geopolitici da non poter trascurare. Poi continuare ad incentivare il trasporto privato per produrre nuove auto al posto di spingere il trasporto pubblico o magari convertire il parco vetture esistenti in mezzi a metano ed idrogeno sta a dimostrare la mancanza di consapevolezza di fronte a tale problema e di non voler intraprendere vere soluzioni e soprattutto si capisce che non ha nulla a che vedere con l'attenzione verso l'ambiente, come vogliono far credere i politicanti pagliacci. Il business delle auto elettriche, forse non tutti lo sanno, contribuisce enormemente al collasso politico e sociale dell'Africa, per non parlare dello sfruttamento minorile legato alle miniere di cobalto. Il cobalto, infatti, è indispensabile per le batterie a litio presenti nei dispositivi elettronici e anche nelle auto elettriche. Non è un caso che la sua domanda sia triplicata negli ultimi 5 anni e che le previsioni siano di un ulteriore raddoppio nel giro di pochi anni. Oltre il 60% del cobalto mondiale si trova nella Repubblica Democratica del Congo e qui l'estrazione è legata ad abusi dei diritti umani, corruzione, distruzione dell'ambiente e lavoro minorile. È il componente principale delle batterie di nuova generazione a ioni di litio. Volkswagen, primo gruppo automotive mondiale, ha chiesto alle major minerarie di presentare proposte per contratti decennali di fornitura del litio a partire già dal lontano 2019. E così altre case automobilistiche come BMW, Renault, Nissan, Volvo e Toyota. La forte richiesta di metalli e il timore che, con la rivoluzione elettrica, l'offerta si riveli insufficiente ha fatto più che triplicare i prezzi dei minerali per le batterie. Il fragile e corrotto regime congolese sta cercando di alzare la testa per fare in modo che non continui lo sfruttamento indiscriminato delle ricchezze minerarie del paese. Nonostante la campagna delle lobby delle major minerarie e il loro seguito di valigette piene di dollari, il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, è riuscito a far approvare il nuovo codice per il settore minerario che ha fatto aumentare la royalty del cobalto dal 2% al 10%. In Congo, durante la finta pandemia Covid, si è combattuta e si combatte tutt'oggi nell'indifferenza generale una sanguinosa guerra per le risorse che conta oltre 6 milioni di morti, oltre 40.000 bambini schiavi nelle miniere e 40 stupri di donne ogni giorno. Un altro aspetto da considerare è il grande inganno dell'auto elettrica come la soluzione ai problemi ambientali. Provo a parlarvi brevemente di un enorme problema di cui non si discute quasi mai: il commercio globale su navi cargo. La principale logica di questo tipo di commercio è produrre dove i profitti sono maggiori e c'è manodopera a basso costo, mentre diritti umani e norme ambientali quasi non esistono. Una delle conseguenze della globalizzazione dei mercati è la necessità di trasportare enormi quantità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in giro per il mondo. La maggior parte di questi prodotti viaggia a bordo di immense navi cargo, che sono alimentate con giganteschi motori che inquinano in modo inimmaginabile. Il trasporto su queste navi è alla base della globalizzazione. Vi faccio un semplice esempio per capire meglio come ragionano questi criminali.
Il motivo principale sono i costi bassissimi. Vi porto un altro fatto sul cibo. Secondo voi conviene spedire i merluzzi pescati nel Mar di Scozia in Cina in container refrigerati per essere sfilettati e ridotti a bastoncini in Cina e poi rimandati ai supermercati e ristoranti della Scozia piuttosto che pagare e retribuire sfilettatori scozzesi? È pura follia, ma c'è un perché dietro a questo. La ragione di questa convenienza è legata al combustibile utilizzato, il cosiddetto petrolio bunker, ovvero quello che rimane dopo aver raffinato gli altri prodotti petroliferi come benzina, nafta o diesel. Per questo alcuni lo hanno chiamato il sangue impuro della mondializzazione. Si tratta di un prodotto estremamente inquinante perché ci si trovano residui di metallo, cenere e soprattutto zolfo. È un carburante così viscoso che prima di bruciarlo negli enormi motori dei cargo è necessario riscaldarlo. Gli enormi cargo portacontainer lo utilizzano perché nonostante sia uno dei più sporchi al mondo è anche uno dei meno costosi, cosa questa che permette di assicurare al commercio mondiale i costi minori. Le emissioni di CO2 delle 50.000 navi commerciali del pianeta rappresentano il 2% delle emissioni mondiali. Inoltre dobbiamo considerare, secondo alcuni calcoli, che 20 di queste navi portacontainer inquinano come tutte le automobili del pianeta. Poi si prendono per il culo con la favola del CO2. Imponendo i veicoli elettrici ai privati come soluzione dei problemi di emissione della CO2 globale significa raccontare una menzogna di proporzioni epiche. Ma stranamente di questo problema non se ne parla minimamente. Anzi, il governo italiano incentiva l'acquisto di auto elettriche con 5.000 euro, cumulabili con 6.000 euro di incentivo nazionale. Purtroppo si continua a dare incentivi a pioggia senza avere una vera visione sostenibile e senza tenere conto dei problemi ambientali e geopolitici che possono celarsi dietro ogni scelta. Ti erogano 11.000 euro per acquistare un'auto e far arricchire le solite lobby di potere al posto di fornirti servizi di trasporto pubblico e ferroviario gratuiti. Un altro aspetto riguarda la Cina. Le auto elettriche sono una delle principali aree di sviluppo del piano di Pechino Made in China 2025. La Cina è diventata in pochi anni il primo mercato mobile per la vendita di autoveicoli e ha anche il primato delle vendite di auto elettriche che lo scorso anno ha superato il 1 milione di veicoli. Gli obiettivi del governo cinese sono ambiziosi. Uno di questi è stato il raggiungimento dei 5 milioni di veicoli elettrici sulle strade già nel 2020, favorito dai ricchi incentivi governativi per l'acquisto di veicoli puliti equivalenti a 8.000 euro circa per ogni auto acquistata. L'industria delle batterie per veicoli elettrici è giudicata strategica dal governo che punta a conquistare la supremazia mondiale e Pechino sta sostenendo la crescita delle aziende cinesi. Il settore è in rapida evoluzione, con una concentrazione tra i produttori e un giro d'affari di circa 25 miliardi al 2020. Le batterie al litio sono state inventate dai giapponesi e diffuse dai coreani. Ora però saranno i cinesi a prendersi la fetta di mercato che finora è stato dominato da Panasonic e LG. Panasonic è ancora il primo al mondo nelle batterie per auto elettriche e sta costruendo il mega stabilimento di Tesla, la Gigafactory in Nevada. Ma il primato non durerà a lungo. I cinesi avanzano con la loro lunga marcia. Capite che è veramente assurdo scegliere di incentivare la mobilità elettrica. In questi ultimi anni il governo americano ha allargito a Elon Musk 1,3 miliardi di sussidi pubblici per la sua geniale impresa, che chiamerei geniale presa per il culo. Ma guarda caso anche in Italia le scelte politiche vanno verso questa direzione. Non lo avrei mai detto. Tutti questi fondi pubblici continuano a riempire le tasche delle potenti lobby dell'auto. Inoltre, per chi non lo sa, le auto elettriche, soprattutto le Tesla, si sostengono economicamente solo grazie ad enormi finanziamenti pubblici introdotti dalla fallimentare presidenza del parassita Obama, ossia grazie a tasse imposte ai cittadini poi usate per arricchire soggetti privati. Ricordo solo che Elon Musk, il proprietario di Tesla, è stato uno dei più ferventi sostenitori e finanziatori di Hillary Clinton Fondazione Clinton. In conclusione, questa delle auto elettriche è l'ennesima idiozia che si sono inventati per farci spendere soldi inutilmente. Stiamo sostituendo una cosa che inquina con un'altra che inquina ancora di più, poiché lo scopo delle grandi case automobilistiche di questi governi corrotti, da decenni, è solo uno: produrre e vendere. Come nella maggior parte dei casi l'ecologia, il CO2 è soltanto un pretesto, una distrazione per produrre e vendere. E chi ci casca sono gli allocchi che credono a tutto quello che gli viene detto dalla televisione, dagli social e giornali, senza avere un minimo di pensiero critico ed analizzare con il proprio cervello i dati che sono alla portata di tutti.
Questo però richiede sforzo, tempo nella ricerca. È più facile prendere i finanziamenti, continuare a sostenere questa merdosa società e fare il buffone girando con la macchina elettrica, sfoggiando il finto ecologista di persona al passo coi tempi.